Mancano pochi giorni a Capodanno, quindi dobbiamo parlare del Taharrush, anche definito a volte come Taharrush Gamea, Taharrush Jamai, Rape Game oppure gioco dello stupro. Noi per brevità lo chiameremo Taharrush. Dobbiamo innanzitutto analizzare quali sono le dinamiche che contraddistinguono questo fenomeno, le molestie sessuali di gruppo. Poi dobbiamo analizzare le caratteristiche dei soggetti che fanno il Taharrush, i luoghi di provenienza di questi soggetti, le comunità di provenienza e infine avere uno sguardo anche sui dati che abbiamo in Occidente per quanto riguarda questo fenomeno. Ci possiamo anche chiedere ad un certo punto se si tratti di un fenomeno islamico o soltanto, tra virgolette, soltanto culturale. Iniziamo subito con la definizione. Il Taharrush sono delle molestie sessuali di gruppo a danno di una o più donne che si trovano in quel momento in uno spazio pubblico, non in uno spazio privato, si trovano all'aperto, tant'è che spesso il Taharrush avviene in occasione di feste di piazza, ritrovi in piazza o Capodanno stesso. La dinamica è questa, si formano 3 cerchi. Il primo cerchio è composto da uomini che stanno molestando una o più donne. La donna viene quindi molestata sessualmente, derubata, spogliata, può anche essere stuprata o più comunemente si inseriscono nella vagina della donna degli oggetti oppure le dita. Il secondo gruppo viene formato da degli uomini che incitano alla molestia, bullizzano la vittima che in quel momento sta soffrendo, quindi bullizzano lei e la sua sofferenza, fanno video e fanno foto. Il terzo gruppo che si forma, quindi ancora più esterno rispetto al secondo, è quello più compatto ed è fatto da uomini che sono lì apposta affinché dall'esterno di questo cerchio non si veda il Taharrush e quindi non lo vedano i passanti, le forze dell'ordine, le guardie di sicurezza o direttamente le telecamere di sorveglianza. All'interno, fra il primo e il secondo cerchio, potrebbero anche comparire delle persone, degli uomini che rispetto alla donna si propongono come fossero i salvatori, le dicono che sono lì per aiutarla, che sono lì per proteggerla in qualche modo e invece la ributtano dentro, sono lì apposta per ingannare la donna e ributtarla nel mezzo del cerchio del Taharrush. I luoghi in cui viene documentato il Taharrush fuori dall'Occidente sono l'Egitto, il Marocco, l'Iraq, il Pakistan, l'Afghanistan e l'India. I paesi occidentali in cui il Taharrush è stato registrato sono Germania, Italia, Spagna, Inghilterra, Svezia, Finlandia, Svizzera e Austria. Le parole che hanno usato le forze dell'ordine per descrivere, diciamo, i tratti distintivi delle persone che hanno commesso il Taharrush sono queste: nordafricani, africani, medio orientali, arabi, asiatici, afghani, pakistani, immigrati, richiedenti asilo, rifugiati, italiani o europei di seconda generazione. Secondo invece l'analisi sia della psicologia che della sociologia abbiamo queste parole. Si tratta di uomini misogini e violenti che agiscono in branco per bullizzare e traumatizzare la donna e non tanto con l'obiettivo di arrivare alla violenza carnale, quanto più con l'obiettivo di punirla per aver occupato un luogo pubblico e traumatizzarla affinché non lo rifaccia, affinché quindi resti segregata in casa. Quindi possiamo affermare che il messaggio implicito del Taharrush è quello che la donna non deve occupare uno spazio pubblico esterno, ma deve occupare soltanto uno spazio privato, domestico o familiare. E questo ci interessa molto perché dopo su questo punto ci dobbiamo ritornare. I dati registrati in Occidente. Allora, innanzitutto l'Occidente si accorge dell'esistenza del Taharrush quando esplodono le primavere arabe anche in Egitto ed esiste una troupe che è presente su Tahrir Square, la piazza principale di El Cairo. Una giornalista che si chiama Lara Logan, vi lascio in descrizione l'intervista, subisce uno dei Taharrush più spaventosi della storia e viva per miracolo questa donna. La troupe ovviamente scappa dall'Egitto, tornano in Occidente e per la prima volta si parla di questo fenomeno. Purtroppo però c'è anche un momento in cui il Taharrush avviene direttamente in Europa e quel momento è la notte di Capodanno del 2016, quindi a cavallo fra il 2015 e il 2016.
Il Tarrush avviene in Germania, in Finlandia, in Svezia, in Svizzera e in Austria nella stessa notte in poche ore. Soltanto in Germania si parla di più di 1200 donne vittime di Tarrush in poche ore soltanto in Germania. I dati che abbiamo sono questi. La città di Colonia innanzitutto è quella che è stata più terrorizzata in assoluto dal Tarrush, perché ha avuto 650 vittime, di cui 22 sono stati stupri. Ad Amburgo ci sono state più di 400 vittime e 2 sono stati stupri. Düsseldorf 103 vittime, Francoforte 60, Stoccarda 17, Dortmund 7, Bielefeld 6, Paderborn molte, Borken 2, Detmold 2, Essen 2. Sempre in Germania, sempre nel 2016, ci sono altri Tarrush. Ad esempio, a Carnevale si manifesta con 70 vittime, ad un concerto a maggio con 18 vittime e a Freiburg nel mese di ottobre con 3 vittime. Ma tornando alla notte di Capodanno del 2016, esistono molti altri paesi che appunto iniziano a registrare il Tarrush dopo che la Germania ha iniziato a parlarne, le autorità tedesche iniziano a parlarne. Abbiamo sempre in quella notte 14 vittime in Finlandia, 15 vittime in Svezia, 6 vittime in Svizzera e molte altre in Austria. Nel momento in cui la Germania inizia a parlare del Tarrush e si accodano tutti gli altri paesi, la Svezia a un certo punto alza la mano per dire non solo che in quella notte aveva avuto 15 donne vittime di Tarrush, ma che era già successo in occasione di un festival musicale a Stoccolma sia nel 2014 che nel 2015 per un totale di 38 minorenni molestate secondo questa dinamica del Tarrush. Subito le autorità svedesi decidono di tacere l'accaduto e decidono di esporlo soltanto, di comunicarlo soltanto quando anche la Germania parla di solo 700 vittime solo nella città di Colonia in poche ore. Il Tarrush l'abbiamo visto anche in Italia a Capodanno del 2022 con 9 vittime a Milano e poi pochi mesi dopo, in occasione di sempre un ritrovo musicale, nei pressi di Peschiera del Garda su un autobus 6 ragazze sono state vittime di Tarrush, anche loro tutte e 6 minorenni. Ora ci dobbiamo chiedere se il Tarrush sia un fenomeno soltanto culturale oppure perfettamente islamico. Qualcuno sostiene che sia solo un fenomeno culturale e che l'Islam non c'entri niente. Questa tesi spesso è accompagnata da delle affermazioni, principalmente 4. Dicono che i soggetti non sono integrati. Dicono che i soggetti provengono da paesi dove non c'è la democrazia. Dicono che si tratti di un fenomeno culturale, che l'Islam non c'entri niente, e dicono che i soggetti provengono da paesi dove regna la povertà, la miseria e anche l'ignoranza. Allora, la mia tesi personale è che il Tarrush sia un fenomeno perfettamente islamico. Prima di esporre la mia tesi voglio confutare queste affermazioni che abbiamo visto adesso, che sono quelle secondo le quali il Tarrush non c'entra niente con l'Islam, ma è soltanto un fenomeno culturale. Innanzitutto la frase si tratta di soggetti non integrati. Beh, innanzitutto dà per scontato questa frase che chi non è integrato in Italia mi possa molestare o mi possa violentare. E non è proprio così, nel senso che lo stupro e la molestia sono dei crimini, sono dei reati. Inoltre fa anche abbastanza schifo questa affermazione secondo la quale chi non è integrato allora potrebbe fare queste molestie sessuali, perché dà per scontato che quindi la mia vagina e la vagina delle altre italiane, la disponibilità della mia vagina e della vagina delle altre donne italiane sia parte di un processo di integrazione. Fa abbastanza schifo come affermazione, ma proviamo a fare una prova del 9 a questo punto. Gli ebrei a Ramallah sono perfettamente integrati? Possono tranquillamente prendere la macchina e fare un giro per Ramallah senza che gli arrivi una pioggia di sassi sul cranio o sulla macchina? No. Fanno il Tarrush? No. I cristiani copti in Egitto, quelli che possono lavorare solo come netturbini, sono perfettamente integrati nella società egiziana? No. Fanno il Tarrush? No. Gli Yazidi
In Siria e in Iraq sono perfettamente integrati? No. Fanno il Taharrush? No. La seconda, viene detto che si tratta di soggetti che provengono da paesi senza la democrazia. Cina è democratica? Non l'hanno mai vista la democrazia. Fanno il Taharrush? No. Cuba. La democrazia l'ha mai vista? Cuba? No. Fanno il Taharrush? No. La terza, appunto, è stata detta che il Taharrush è un fenomeno culturale, non è un fenomeno religioso. Io non sono per niente d'accordo sulla separazione fra cultura e religione, nel senso che secondo me la cultura è un prodotto della religione che per millenni ha abitato e quindi ha inciso sulla cultura di un determinato paese. Quindi io non saprei neanche come confutarla una teoria del genere, nel senso che tutti i post-cristiani italiani in questo momento condividono i 10 comandamenti che arrivano dall'ebraismo, ai quali aggiungono ogni tanto qualcosa in più che assomiglia molto alle parole di Gesù Cristo e sono atei. Com'è possibile secondo voi? Inoltre vorrei sapere quali dovrebbero essere gli aspetti culturali in comune fra l'Egitto e il Pakistan. Cosa c'è in comune fra l'Egitto e il Pakistan? Il fuso orario? No. La lingua? No. Tratti somatici? No. Morfologia del territorio? Nemmeno. Archeologia antica? Nemmeno. C'è soltanto una cosa in comune fra l'Egitto e il Pakistan e quella cosa è l'Islam, ovvero l'aspetto culturale derivante dall'Islam. Stessa cosa si può fare fra Afghanistan e Marocco. Cosa c'è in comune dal Marocco all'Afghanistan? Lo zero assoluto, non condividono niente, condividono sempre e soltanto l'Islam che inevitabilmente inciderà sulla cultura del posto. Infine è stato detto che i soggetti provengono da paesi in cui regna la povertà, la miseria e l'ignoranza. Sì, ok, beh, il Venezuela è nell'abisso da qualche decennio, sono il paese più povero del mondo, credo arrivati a questo punto, non fanno il Taharrush. La stessa cosa non succede in Bolivia, che è un paese molto povero. Oppure ci sono le tribù dell'Amazzonia, oppure le tribù in Australia in cui non hanno mai visto probabilmente un telefono, una radio, probabilmente non sanno scrivere, si pitturano la faccia e vivono secondo le loro consuetudini tribali e non fanno il Taharrush. La mia tesi personale è che il Taharrush sia un fenomeno islamico perfettamente e per presentare, diciamo, la mia tesi basterebbe fare un salto nel Corano, dove abbiamo già visto che Allah dà ai musulmani il diritto divino di stuprare le donne infedeli catturate in battaglia che diventano schiave sessuali. L'avevamo già visto in un video precedente, quindi posso rimandare a quel video, è pieno di versetti che parla di schiave sessuali e i musulmani lo sanno benissimo. In caso di jihad io mi prendo infinite schiave sessuali oltre alle 4 mogli. Poi ci sono gli Hadith, facciamo un salto negli Hadith dove scopriamo che Maometto aveva delle schiave sessuali e Maometto non è il profeta dell'Islam e basta, è il migliore esempio da seguire. Cioè gli ebrei adesso non devono aprire le acque e io non devo rialzare Lazzaro. I musulmani invece sono esortati a seguire l'esempio di Maometto che stuprava le donne catturate in battaglia dopo che aveva trucidato loro tutto il resto della famiglia nella fase medinese. Quindi non è che nel Corano non c'è il Taharrush, nel Corano c'è di peggio, molto peggio del Taharrush. E non è che negli Hadith non c'è il Taharrush, negli Hadith c'è molto peggio del Taharrush. Nell'esempio di Maometto, nella cosiddetta Sunna, c'è molto peggio del Taharrush, perché c'è lo stupro delle donne infedeli, ovvero la schiavizzazione sessuale di queste donne catturate in caso di jihad. Quindi è molto peggio. Poi, secondo la Sharia, ed è questo il punto che mi interessava già fin dall'inizio, secondo la Sharia le donne non possono uscire di casa senza il guardiano maschio, devono uscire di casa con il padre, il fratello, lo zio, il marito. È proibito uscire di casa da sole. E sempre tornando alla visione delle donne musulmane, sappiamo che lo vediamo tutti i giorni in un qualsiasi telegiornale, le donne musulmane che tra l'altro sono superiori alle donne infedeli,
non sono trattate bene, non sono trattate con pieni diritti, non sono degli esseri autonomi. Il Corano dice chiaramente che il marito si deve occupare della moglie, deve praticamente gestirla e praticamente lui è superiore e la donna è subordinata a lui. Questo significa che non è un essere autonomo. Non solo, ma la può picchiare. Al versetto 34 del capitolo 4 si apre la porta dell'abisso per quanto riguarda l'abuso domestico sulle donne nei paesi islamici, perché c'è scritto, Allah prevede che a un certo punto tua moglie ti dica non ho più voglia di essere così tanto subordinata a te e quindi la puoi picchiare. Questo è il trattamento riservato alle donne musulmane, ma per quale motivo le infedeli dovrebbero trattarle bene? Se questo è quello per le donne musulmane che sono superiori alle infedeli. Quindi, secondo la mia tesi personale, si può dissentire ovviamente, il taharrush è un fenomeno islamico. Non solo, ma anche in questo caso si può fare una prova del 9. Se è vero che il taharrush, come io sostengo, è un fenomeno islamico ed è un fenomeno islamico nato per imporre, praticato, diciamo, per imporre la sharia in maniera violenta, ovvero tu donna devi stare a casa, basta osservare ad esempio la città di Colonia, che è la città tedesca in cui c'è stato il taharrush più spaventoso, che ha fatto più vittime ed è stata la prima città in assoluto in Europa a denunciare questo fenomeno. Basta vedere che cosa è successo dopo. Molto probabilmente, se è vero che il taharrush è un modo per imporre la sharia, si dovrebbero trovare perlomeno dei segnali di atteggiamento dimmi da parte dei tedeschi nei confronti dei musulmani, oppure si potrebbero trovare dei segnali di supremazia islamica sulla popolazione tedesca. La moschea che state vedendo in questo momento è la moschea centrale di Colonia. È stata inaugurata 4 mesi dopo il taharrush di Colonia, ovvero il primo d'Europa, ha i minareti più alti delle chiese, è la moschea più grande della Germania, non solo, ma è la moschea più grande d'Europa. Per costruirla sono stati spesi dai 17 ai 20 milioni di euro e da ottobre 2022 si può cantare anche la Dan dai megafoni, dai microfoni dei minareti, cioè la chiamata alla preghiera. Quando siete nei paesi islamici sentite il canto, quella è la chiamata della preghiera che viene appunto ripetuta 5 volte al giorno. Questa moschea è stata progettata per ospitare circa 1200 musulmani. Io ho fatto un breve calcolo. Noi sappiamo che Al-Fatiha, la preghiera che viene ripetuta 5 volte al giorno dai musulmani, finisce con il concetto che i cristiani sono degli sviati e gli ebrei sono in assoluto quelli più con cui Allah è in collera perché hanno attratto l'ira di Allah, così viene detto dalla preghiera. Allora, 1200 musulmani per 5 volte al giorno significa che nella moschea più grande d'Europa, inaugurata 4 mesi dopo il taharrush, più spaventoso in Occidente, è stato ripetuto da quando è stata inaugurata la preghiera ad adesso, mentre io registro, 15 milioni e 330 mila volte che i cristiani sono degli sviati e gli ebrei sono quelli che più hanno attratto l'ira e la collera di Allah. Riguardo gli ebrei ho fatto un altro piccolo calcolo. Abbiamo visto nei video precedenti che esiste quell'hadith spaventoso in cui la grande vittoria finale dell'Islam è legata allo sterminio degli ebrei, perché l'hadith dice che a un certo punto arriverà questa gloria islamica e ci sarà ancora un ebreo in vita e ci sarà un albero che parlerà: «Ehi, servo di Allah, musulmano, c'è un ebreo dietro di me, vieni e uccidilo», perché come tutte le persone sane di mente noi sappiamo che gli alberi parlano. Questo è l'hadith che di solito chiude il sermone del venerdì in moschea e io ho voluto essere generosa nel calcolo. Ho voluto pensare che solo una volta al mese questo hadith viene ripetuto per chiudere il sermone del venerdì. In questo caso, dal primo taharrush in Europa, dove adesso c'è la moschea più grande d'Europa, ad oggi gridare allo sterminio degli ebrei, praticamente, ovvero la grande vittoria dell'Islam, è stato ripetuto 84 volte. Ma restiamo un attimo ancora sugli ebrei. Ve lo ricordate quel fenomeno secondo il quale molti imam e molti youtuber ogni tanto dicono, molto spesso oppure troppo, dicono che gli ebrei sono scimmie maiali?
sulla base del fatto che Allah nel Corano definisce gli ebrei scimmie e maiali. A voi che cosa vi ricorda un gruppo di uomini che si lanciano violentemente su una donna per molestarla come Bertucce e forse anche per violentarla come porci? Sulla mia tesi si può dissentire, ho previsto che esista il dissenso. Gestiamolo con educazione e civiltà, fatemi sapere cosa ne pensate. Sarebbe bellissimo poter condividere questo video con chiunque vi venga in mente e possa essere interessato. Secondo me è importante parlarne e, a prescindere che sia un fenomeno islamico, che sia soltanto un fenomeno culturale, è un fenomeno che esiste e per questo motivo vale la pena di essere affrontato bene e con una certa precisione. Ripeto, si può dissentire sulla mia tesi, ci mancherebbe altro, però purtroppo si manifesta comunque e le donne molestate sono davvero tante. Fine, grazie mille. Anche questo è un video facilissimo. Ciao, grazie mille.